Il motore diesel ha dei punti di forza. Prima di tutto il suo rendimento è piuttosto alto, intorno al 50%, e poi ha un'elevata coppia, dei bassi consumi specifici, quindi bassa emissione di CO2, è molto affidabile e può lavorare in condizioni ambientali anche estreme, da meno 50 gradi centigradi a più 50 gradi centigradi, può funzionare per ore e ore con a disposizione un combustibile liquido ad alta densità di energia chimica e convertire questa energia in energia meccanica con alto rendimento. E su una vettura questo significa avere 1000 km di autonomia con tempi di rifornimento ben noti. Il futuro del motore diesel non è facile prevederlo, la realtà spesso si manifesta a distanza di anni in modo molto diverso e sorprendente. Però possiamo già dire sicuramente che vi sono campi in cui il motore diesel di nuova generazione avrà ampio spazio. Pensiamo ad esempio a campi difficili da elettrificare, la propulsione navale, i mezzi industriali, le macchine in movimento terra, le macchine agricole, i trattori, i camion per il trasporto merci su lunghe percorrenze. Sono tutti campi in cui un motore diesel di nuova generazione può dare molti vantaggi, anche perché dobbiamo immaginarlo capace di utilizzare combustibili sintetici non fossili, quindi non derivati dal petrolio, ma prodotti con energie rinnovabili, quindi ad impatto netto di CO2 nell'atmosfera praticamente nullo. Arriviamo al campo un pochino più critico e controverso, quello delle autovetture, e in quel campo il futuro del motore diesel non è così roseo. È vero che fino a pochi anni fa il motore diesel rappresentava in Europa più del 50% della quota di mercato e oggi siamo scesi a circa il 20%, 19%, perché sono emerse altre soluzioni alternative ben note, auto elettriche, elettrificate, ibride, plug-in. Per cui soprattutto nelle aree metropolitane, nelle città, il futuro del diesel è un futuro che si restringe per varie normative. D'altra parte ci sono aree vaste, le campagne, le aree montane, le isole, in cui l'elettrificazione spinta potrebbe essere difficoltosa e quindi in parallelo potremmo utilizzare anche veicoli con motore diesel di nuova generazione e tra 2 o 3 anni rispetteranno anche la nuova stringente normativa Euro 7 che praticamente non fa più distinzione fra motore diesel e benzina, stessi limiti, stesse emissioni. E quindi ci sono ancora delle carte interessanti da giocare, il futuro non è ancora scritto, vedremo come procederanno le cose nei prossimi anni.